Ci scusiamo per il ritardo, ma possiamo iniziare direttamente questo seminario dedicato alle razze Alaskan Malamute e Siberian Husky, tenuto dalla signora Donna Beckman dagli Stati Uniti. Lascio la parola a colei che dovrà tradurre e appunto alla nostra relatrice. Prego. Okay, you can start speaking now. Buongiorno a tutti, io sono l'interprete e lascio la parola a Donna. Can you hear me? Yes? You Okay, can start good. now. Okay. Okay. Good morning, good afternoon. I'm sorry that we were late starting. Buongiorno e buon pomeriggio, ci scusiamo del ritardo. Technology is not always easy to get work. La tecnologia non è sempre facile. Today we're going to talk about the comparison between the Alaskan Malamute and the Siberian Husky. Oggi faremo un confronto tra l'Alaskan Malamute e il Siberian Husky. There are two good breeds to compare. Sono due buone razze da mettere in paragone. Because they have many things in common and many things different. Hanno molte cose in comune e molte cose anche differenti. The things in common are those related to their northern heritage. Le cose in comune che hanno è la loro eredità nordica. And also to their ability as canine athletes. E anche la loro abilità come atleti canini. Their differences are significantly in the work that they perform. Le loro differenze sono nel lavoro che fanno. And of course, because their work is different, they must have different structures. E siccome che il loro lavoro è diverso, anche le strutture saranno diverse. The Alaskan Malamute its origin is in Alaska. L'Alaskan Malamute, la sua origine è nell'Alaska. They were developed by the native peoples in Alaska, the native tribes all over the state. Sviluppati dalle tribù nordiche di quello stato. They were transportation for the natives, as well as the helpers that they needed to travel great distances, but with heavy loads. Per loro erano utili per il trasporto, ma soprattutto per il fatto di trasportare anche carichi molto pesanti. But they were also part of the family. Ma erano anche parte della loro famiglia. The Siberian Husky's origin is in northeastern Siberia. L'origine del siberiano è nel nord-est della Siberia. Very close to Alaska, but separated by the Bering Strait. Molto vicino all'Alaska, ma separato dal stretto di Bering. The Siberian Husky has only one ancestor, the prehistoric wolf. L'unico predecessore del Siberian Husky è il lupo preistorico. And the people who domesticated that wolf were the Chukchi people of Siberia. Chi l'ha domesticato sono stati i Chukchi, le persone che abitavano quella zona. They both are very ancient breeds
Due razze molto antiche. They both were significant helps in the work and the survival of their native peoples. Molto significativi nel lavoro e nella sopravvivenza delle persone native. But the Malamute was more of a freighting dog, a heavier dog. Il Malamute era un cane molto più pesante. And the Siberian needed to travel great distances, helping the Chukchi search for food. Invece il siberiano era più per le lunghe distanze per aiutare i Chukchi a trovare cibo. Next slide, please. Here you see pictures on the top of an Alaskan Malamute team and on Quello the sopra, bottom a Siberian Husky team. sì, sopra vediamo i Alaskan, la squadra di Alaskan Malamute e sotto la squadra dei Siberian Husky. These pictures were taken approximately the same time, so you can compare the two breeds in early 1900s. Le due foto sono di periodi molto simili, quindi possiamo paragonarle l'una all'altra. The Alaskan Malamute, as I said, were freighting dogs. They carried heavy loads. Il Alaskan Malamute, come aveva già detto, sono cani per il trasporto di merci. At the end of the 1800s and the beginning of the 1900s, there was a great gold discovery in Alaska. Nella fine del 1800 e inizio 1900 hanno iniziato a trovare oro in Alaska. At that time, Malamutes were used to help the miners transport supplies to and from the mines. In quei tempi i Malamute erano usati per portare i mezzi di sostentamento nelle miniere. Unfortunately, at this time, other animals were imported into Alaska to help with the mines. Dogs from every part of Canada and the lower United States. In quel periodo però venivano importati anche altri tipi di cani dal Canada e da altri stati americani. They brought with them disease and go ahead. Malattie. Sì, portarono malattie. And many of the local native dogs, the forebears of the Alaskan Malamute, were killed by the disease. I primi 4 esemplari della razza morirono a causa delle malattie che avevano portato gli altri cani. Happily, the Malamute strain survived because they lived in more isolation. Fortunatamente alcuni cani erano più isolati, quindi riuscirono a sopravvivere a queste malattie. So this strain, named for the Malamute people, are the ancestors of today's Alaskan Malamutes. Quindi questi sono i predecessori di quelli che conosciamo adesso come Alaskan Malamute. The Siberian Husky, at this time, at the end of the 1800s, was still in Siberia and had not yet come to the Western world. In questo periodo i Siberian Husky erano ancora in Siberia, non erano ancora arrivati nel mondo occidentale. As I said, they were long distance sled dogs moving from one place to another, helping the Chukchi find food. Come avevo detto, sono cani che facevano lunghe distanze per portare cibo ai Chukchi. The first known importation of these Siberian dogs to Alaska came in the early 1900s. La prima importazione fu nei primi anni del 1900. These dogs were imported to run in a dog sled race called the All Alaska Sweepstakes. Questi cani vennero importati per correre una gara che era la All Alaska Sweepstakes.
As you can tell by the two pictures, the Siberian dogs were significantly smaller than the local Alaskan dogs. Come vediamo nella foto, i siberiani erano molto più piccoli dei tipici cani dell'Alaska. But as you can also see in both pictures show the dogs very similar to today's Alaskan Malamutes and today's Siberian Huskies. Come si vedono nelle foto, però la somiglianza ai cani che abbiamo oggi è molto simile. The Malamutes are bigger and more strongly built. Gli Alaskan, come vedete, sono più grossi e più fortemente costruiti. The Siberian Huskies pictured here were from there were two importations. These Siberian Huskies were from the second importation, and these are the predecessors of today's modern Siberian Huskies, these exact dogs. Questi cani esattamente sono la seconda importazione che c'è stata e sono i predecessori dei cani che abbiamo adesso. You can see that they both have different colors and different markings. Some of them are dark, some of them are light. And these colors and markings exist today in both of these breeds. Come potete vedere hanno colori diversi, hanno marcature diverse, come lo sono ancora adesso. Next slide, please. Due to the popularity of the dogs in Alaska, some of the Alaskan Malamutes came down to the United States, the lower United States, in the northeastern part of the country. Dovuto alla loro popolarità, alcuni di questi Malamute vennero giù nella parte nord-est del paese. The top picture shows Eva B. Short Seeley and two Siberian Huskies to her right and one Alaskan Malamute to her left. Nella foto possiamo vedere Eva Seeley, in cui alla sua sinistra c'è un Alaskan Malamute e alla sua destra ci sono due Siberian Husky. She was called short because she was very short in stature. Si chiamava corta, short, perché non era molto alta. She was very significant in the popularization and the recognition of both the Alaskan Malamute and the Siberian Husky. Era molto popolare perché è stata lei a popolarizzare proprio queste due razze. The Alaskan Malamutes of Short Seeley and her husband Milton were trained and used significantly in Arctic exploration. I suoi Malamute e di suo marito erano usati per l'esplorazione artica. There were three main strains of Alaskan Malamutes: the Kotzebue, the Emlute, and the Himnen-Irwin strains. Ci sono 3 linee di sangue, il Kotzebue, Emlute e Himnen-Irwin. The Seeleys worked mostly with the Kotzebue dogs. Loro lavoravano più con il Kotzebue. During World War II, and as a result of some of the Arctic exploration, the Alaskan Malamute was nearly extinct. Durante la Seconda Guerra Mondiale e durante le escursioni in Alaska, molti di loro furono quasi estinti. So in order to keep the breed surviving, they reopened the stud book and introduced some dogs who had not been used in the breeding programs up to that time. Allora riaprirono il libro dei pedigree e riuscirono a dare questo pedigree a molti cani che ancora non ce l'avevano per poter conservare la razza. And that effort has continued to produce the dogs that we currently know as the Alaskan Malamute. Questo sforzo è stato significativo nell'avere gli Alaskan Malamute che conosciamo oggi.
The Siberian Husky gained its fame in 1925 during the Gnome Serum Run in Alaska. Il husky siberiano diventò famoso nel 1925 quando ci fu la corsa per il siero di Nome. In 1925, in the winter, the city of Nome was struck with a diphtheria epidemic. The children were dying. Perché, come si sa, c'era un'epidemia in quegli anni in cui i bambini stavano morendo. The only antidote for the diphtheria there were no roads, the railroad did not go far enough to reach Nome. Le ferrovie non arrivavano fino a Nome, quindi per fare arrivare questo siero della difterite dovettero usare questi cani. There were only 2 airplanes in Alaska, and they had been put away for the winter. C'erano solo 2 aerei in Alaska ed erano stati riposti per l'inverno. The only way to get the serum from Anchorage to Nome was to have it travel first by train and then by dog sled relay. L'unico modo per far arrivare da Anchorage a Nome questo siero era prima una parte in ferrovia, poi la seconda parte con i cani. 20 mushers and over 100 dogs relayed the serum from the end of the train to Nome in 5.5 days. Can you repeat it? 20 mushers and over 100 dogs. Ok, 20 mushers, ok. 20 musher e oltre 100 cani servirono per fare questa cosa. In 5.5 days. In 5 giorni e mezzo. This was a distance of over 600 miles, which is a whole lot more in kilometers. Sì, erano oltre 600 miglia, che sono molto di più in chilometri. They saved Nome, they saved the children, and they became heroes. Hanno salvato Nome, hanno salvato i bambini e divennero eroi. After they saved the children, some of the mushers and dogs came to the United States, the lower United States, as heroes to be greeted by the public. Dopo questo, i musher e i cani vennero nella parte più bassa degli Stati Uniti per essere premiati come eroi. You see in this picture Leonard Seppala, who was the hero of the Serum Run. In questa foto si vede proprio Leonard Seppala, che era proprio l'eroe di questa corsa. And his dog team led by Togo and Fritz. La sua squadra i suoi 2 leader erano Togo e Fritz. Togo is the dark dog on the right. Fritz is his half brother on the left. Ok, quello più scuro è Togo e quello più chiaro è Fritz. Leonard, while in the northeastern United States, met Short Sealy, and she became interested in the Siberian Husky. Quando lui venne negli Stati Uniti, ha incontrato Short Sealy e lei divenne interessata a questa razza. Due to the efforts of Short Sealy and Lorna Demidov, among others, the Siberian Husky received breed recognition by the American Kennel Club. Grazie a queste persone poi riuscirono ad essere accettati dal Kennel Club americano come razza. So Short Sealy was very instrumental in getting both of the breeds recognized. And she was one of the people who wrote the first standards for both breeds. Allora ha avuto un ruolo molto importante perché lei fu quella che ha messo giù la bozza di entrambi gli standard di queste razze. All right, let's look at the Siberian Husky and the Alaskan Malamute. Next slide, please. We're going to go through both standards, looking at the similarities and the differences of both the Siberian Husky and the Alaskan Malamute.
Adesso guarderemo entrambi gli standard, che così potremo vedere le differenze e le similarità di entrambe le razze. Here we see two pictures of on the top, the Alaskan Malamute team, and on the bottom, a Siberian Husky team from the start of the Iditarod. Qui nelle foto sopra vediamo gli Alaskan Malamute e sotto vediamo i Siberian Husky che stanno per iniziare la loro gara dell'Iditarod. When looking at the function of these two breeds, the standards make it very clear what their jobs are and what they are not. Guardando queste foto, poi si vede dallo standard che rende chiaro quali sono le loro funzionalità, quali sì e quali no. The Alaskan Malamute is a sledge dog for heavy freighting in the Arctic. L'Alaskan Malamute è un cane pesante per poter portare le merci nell'Artico. And as the standard says, it is not a racing sled dog designed to compete in speed trials or races. E lo standard dice che non è un cane da corsa da competere nelle gare di velocità. The Siberian Husky his purpose is to carry a light load at a moderate speed over great distances. Invece il Siberian Husky è fatto per fare moderata velocità e in grandi distanze con poco peso. And as its standard says, it is not a freight dog or a sprint dog. Come dice lo standard, non è un cane da merce e non è un cane da sprint. It's ironic because the Siberian Husky is not a racing dog, but it was originally brought to Alaska to compete in races. La cosa ironica è che il Siberian Husky non era stato progettato per poter fare queste gare, ma venne importato comunque per questa ragione. But when you remember that the dogs in Alaska at the time were Malamute type dogs, it's obvious why the Siberian Huskies were faster because they're more lightly built. Quando però vediamo il tipo Malamute e poi vediamo il tipo del Siberian Husky, capiamo perché era più adatto questo tipo di And so in attività. looking at these two pictures, the Malamute is significantly larger and more heavily built than the lighter built Siberian Husky. Come vediamo nella foto, comunque la costruzione dell'Alaskan Malamute è molto più sostenuta rispetto a quello del Siberian Husky. Next slide, please. General appearance. Again, we are throughout this presentation, you are going to look at the top pictures and words are the Alaskan Malamute and the bottom are the Siberian Husky. And the pictures are there so you can compare the two right next to each other. Come in queste slide possiamo vedere sopra sempre gli Alaskan Malamute e sotto i Siberian Husky, che così già dalle foto potete vedere la differenza. In the general appearance section of each standard is mentioned the key features of each breed. Nel loro standard sono poi descritte le descrizioni chiave della loro utilità. In the Alaskan Malamute standard, they use words such as powerful, strong, heavy-boned. Nell'Alaskan Malamute vengono usate parole come potente, sostanzioso e molto pesantemente ossuto. It describes a very strong, substantially built dog. Descrive un cane molto di sostanza, ben costruito. In contrast, the general appearance section of the Siberian uses words like graceful, effortless, quick, light on his feet. Nel Siberian invece vengono usate parole come grazioso, leggero sui suoi piedi, molto libero nel movimento, senza sforzo. Where the Alaskan Malamute calls for strength and endurance,
The Siberian Husky calls for a balance of power, speed, and endurance. Invece l'Alaskan Malamute dice sforzo e endurance, e poi invece l'altro dice potenza, velocità bilanciati nell'endurance. And you can see in these two pictures the difference in build between the two breeds. Nelle foto si vede la differenza nella costruzione delle due razze. They are both obviously northern dogs with thick coats and many of the characteristics we look for in northern dogs. Entrambi sono evidentemente cani nordici, si vede anche dal pelo che è molto ben fatto per essere adatto a zone nordiche. But you can also see that the Siberian is more lightly built than the Alaskan Malamute. Però il siberiano si vede che è molto più leggermente costruito rispetto al Malamute. Next slide, please. Size, proportion, and substance. Immediately, we learn from the standard that the Alaskan Malamute is much larger than the Siberian Husky. Come vediamo dallo standard, vediamo che l'Alaskan Malamute è molto più grande del Siberian Husky. They are taller and heavier. Sono più alti e più pesanti. The Siberian Husky is much more lightly built and is significantly shorter. Il Siberian Husky è molto più leggero e anche più corto. The Siberian Husky is also clearly more lightly built. Come si vede è più leggero come costruzione. In the Alaskan Malamute standard, the exact preferred size is listed. Nell'Alaskan Malamute viene descritto proprio l'esatta misura del cane. In the Siberian Husky standard, a range of acceptable is given. Invece nel Siberian Husky c'è molto più possibilità di più grande e più piccolo dentro nelle sue misure. And with the Siberian, there is no preferred size as long as the size falls within the standard. Nel Siberian Husky non c'è una misura preferita, basta che stia dentro nella misura più alta e la misura più bassa del suo standard. Next slide, please. Here you see two dogs in profile that are easy to compare. Qui si vede un profilo che si possono paragonare facilmente. Both breeds standards call for a dog that is slightly longer in body than height at the withers. Entrambi le razze sono leggermente più lunghi che la loro altezza al garrese. The Malamute, however, asks for the distance from the elbow to the ground to be the same as the distance from the elbow to the top of withers. Quindi l'Alaskan Malamute è uguale dal gomito al piede quanto lo è dal gomito al garrese. So his depth of body is approximately equal to his length of leg. La sua profondità di corpo è praticamente uguale alla lunghezza della gamba. He does not need exceptionally long legs because his job is strength. Non gli servono gambe molto lunghe perché il suo lavoro è potenza. The Siberian Husky, on the other hand, asks for the distance from the elbow to the ground as being slightly more than the distance from the elbow to the top of withers. Invece il Siberian ha la distanza tra gomito al piede leggermente più lungo rispetto a quello dal gomito al garrese. Because the Siberian is a long distance endurance runner,
he needs a little bit longer leg. Siccome che lui ha bisogno di fare più distanza, lui ha bisogno di una gamba leggermente più lunga. In both standards, they call for the bone or the weight to be in proportion to the height. E in entrambi gli standard dicono che la proporzione tra osso e peso devono essere simili. But it's very clear in these two pictures the differences in structure between the Alaskan Malamute and the Siberian Husky. Però nelle foto si vede benissimo la differenza tra le due strutture. Which is of course expected based on the work they were bred to do. Infatti ci si aspetta questa cosa in base al tipo di lavoro che devono eseguire. Next slide, please. Okay, now let's look at the heads of the two breeds. You're going to find that both breeds in their standards call for those characteristics important to an Arctic dog. Come si potrà vedere che nella testa si vedranno delle caratteristiche tipiche del cane nordico. The Alaskan Malamute's eyes are called for as being almond-shaped, medium-sized, and obliquely set. L'Alaskan Malamute ha gli occhi a mandorla, obliqui e di misura media. Almond-shaped oblique eyes are important to a sled dog because they help protect the eyes when they're running and when snow is blowing. La forma a mandorla è molto importante per il fatto che quando sono nella neve, stanno correndo, che li protegge un po' gli occhi. In the Alaskan Malamute, they ask for dark eyes, dark brown eyes that are preferred. Nell'Alaska Malamute gli occhi scuri sono preferibili. And the Alaskan Malamute, it calls for a soft, affectionate disposition. Their expression is a soft, friendly expression. Nell'Alaska Malamute l'espressione è morbida, affezionata e amichevole. Similarly, the Siberian standard calls for almond-shaped, slightly oblique eyes. Nella stessa cosa nel Siberian hanno la stessa forma al mandorla ma leggermente obliqua. But because of the difference in skull sizes, the almond eyes of the Malamute appear a little different than the almond eyes of the Siberian. Siccome che hanno un cranio diverso, comunque sembrano diversi l'uno dall'altro. But they are very clearly almond-shaped oblique eyes in both breeds. Ma sono chiaramente forma a mandorla e obliqui entrambi le razze. In the Siberian Husky, we do not care what color the eyes are. Nel Siberian non importa di che colore sono gli occhi, qualsiasi colore è accettata. The eyes can be blue, brown, amber, one eye of each color, or one eye with two colors in each eye. Possono essere blu, marroni, ognuno un occhio di un colore e uno di un altro, oppure un occhio con due colori. But the difference in expression is very significant. Ma la differenza di espressione è significativa. Although the Siberian also should look friendly, he looks very mischievous. Anche se il Siberian sembra molto amichevole, ma è anche molto mischievous. Si potrebbe dire monello? Non so. A little devilish. Sì, un po' un diavolo, insomma. I always say that my Siberians look like they're plotting to take over the world. Lei dice sempre che i suoi cani sembra che stanno cercando un modo per governare la terra. Next slide, please.
The ears are significantly different in both breeds also. Anche le orecchie sono molto diverse in entrambe le razze. Although both standards call for triangular ears with slightly rounded tips, Anche se entrambi hanno orecchie a forma triangolare con la punta leggermente arrotondata. the ear set in the two breeds is significantly different. La posizione delle orecchie è significativamente diversa. The Alaskan Malamute's ears are significantly farther apart. Nell'Alaskan sono più distanziate. This is partially because their skull is significantly wider. Parzialmente perché il loro cranio è leggermente più largo. The Siberian Husky standard calls for high-set, close-fitting ears. Invece nel Siberian vediamo le orecchie più posizionate, più erette e più ravvicinate tra di loro. But in both breeds, the ears must be fairly thick and well-furred. In entrambe le razze devono essere molto dense e pieni di pelo. If you see the profiles of the heads of the Siberian Husky and the Alaskan Malamute, you can easily tell which breed is which. Se vedete il profilo delle teste, potete vedere chiaramente quale razza è quale. And these treasured hallmarks of the breed, the items in the head that are very different, are what we look for in terms of head type in the Siberian and the Malamute. Queste differenze sono le cose che vengono ricercate come segni della razza stessa. Next slide, please. The skulls of both breeds are in proportion to their bodies. I crani sono in proporzione ai loro corpi, But the Malamute skull is significantly broader and stronger. quello dell'Alaska Malamute è molto più largo e più forte. Both skulls are very smooth. Entrambe i crani sono molto cesellati. When you put your hands on either side of the muzzle of either dog, Quando si mettono le mani sul muso di entrambi le razze, and you move from the nose to the skull, quando vi muovete le mani dal naso al cranio, you will find gradual tapering. troverete un cesellamento molto graduale. There is nothing particularly abrupt. Everything is smooth in these skulls. Tutto è molto liscio in questi crani. But the Malamute skull is significantly larger than the Siberian skull. Però quello del Alaskan Malamute è significativamente più grande rispetto a quello del Siberian Husky, Which of course is to be expected. che è la cosa che ci aspettiamo da loro. Next slide, please. Both breeds standards ask for a stop from the skull to the muzzle. Entrambi le razze hanno uno stop. Neither stop is abrupt. Nessuno dei due stop è molto The stop definito. is more gradual. Lo stop è molto più graduale. However, because of the breadth, the width of the skull of a Malamute, it often appears as if there is a more abrupt stop. Nel Malamute, siccome che la parte del cranio è molto più larga, sembra molto più definito lo stop. Some of that illusion is caused by the brow ridges over the eyes of the Alaskan Malamute. Questa impressione viene data dalla zona sopraccigliare dell'Alaskan Malamute. But both of the stops are more gradual than abrupt.
entrambi gli stop sono molto più graduali che definiti. Next slide, please. The muzzle in the Alaskan Malamute is significantly larger and more bulky than that of the Siberian Husky. Quello dell'Alaskan Malamute, come vedete, il muso è molto più grosso e largo rispetto al Siberian Husky. The Alaskan Malamute does not specify any length of the muzzle, but the Siberian Husky standard does. Nell'Alaska non viene messa una misura esatta del muso, invece nel Siberian Husky c'è una precisione. The Siberian Husky standard calls for the distance from the nose to the stop as being approximately equal as the distance from the stop to the occiput. Nel Siberian Husky lo stop dal naso allo stop deve essere della stessa misura dallo stop all'occipite. The standard for Siberians calls for this longer muzzle because it's important that the air the dog breathes is warmed sufficiently before it reaches the throat and the lungs of the dog. Questa differenza è fatta dal fatto che quando entra l'aria nel naso del cane non deve raffreddarsi troppo prima di arrivare dentro nei polmoni. Next slide, please. Okay, both of these pictures, the Malamute on top and the Siberian on the bottom, show what we call a snow nose. Entrambi queste foto, come possiamo vedere, c'è il naso a neve. Both standards allow for a snow nose. Entrambi le razze lo permettono questa cosa. But please do not confuse a snow nose with a nose that lacks pigment. Però non confondete questa cosa con un naso che manca di pigmento. The snow noses in both of these pictures show merely a lightening of the nose color. Entrambi queste foto si vede solo una piccola schiaritura del naso. Noses of either breed should never be bright pink. In entrambi le razze non deve essere mai di un rosa intenso. Both standards call for black noses on black and gray and white dogs, and liver or brown or a liver or brown nose in a red dog. In entrambi le razze si dice che può essere nero, di solito nelle... Can you repeat that? Yes, both standards call for a black dog in black and gray. Entrambi gli standard dicono nero e grigio, il naso nero, entrambi i colori. Nel rosso invece può essere color fegato il naso. And then red dogs or liver dogs in red or brown. Yeah, I got that one. Okay. The Siberian Husky, however, also says that white dogs can have a flesh-colored nose. Nel siberiano può essere anche un color carne il naso. Both standards call for well-pigmented lips that are close-fitting. Entrambi le razze vogliono delle labbra molto pigmentate e asciutte e aderenti. And both standards call for a scissors bite. Entrambi gli standard vogliono la chiusura a forbice. In the United States, we only check the bite. We do not check the teeth, although I know that's not the case in FCI countries. Negli Stati Uniti viene solo controllato la chiusura e non i denti, cosa che da noi nelle FC viene controllato. Next slide, please. Okay, we're now getting into the body.
There's only one mention of the neck in the Alaskan Malamute standard, and that is it is strong, moderately arched, as you see in the top picture. C'è solo una menzione del collo nel pedigree nello standard dell'Alaskan Malamute, è un collo moderatamente arcuato. The Siberian Husky discusses the neck in two places. Invece ci sono due aspetti del Siberian Husky. Our standard calls for the neck to be medium length, arched, proudly erect when the dog is standing. Quando è fermo il cane si chiede un collo di media lunghezza, arcuato e eretto in maniera molto, come si dice, in maniera fiero di sé. The Siberian standard also describes the neck when the dog is moving. Lo standard descrive anche il collo nel movimento. The Siberian standard says that the neck should be extended and the head should be carried slightly forward when the dog moves. Il movimento deve avere il collo leggermente più esteso e leggermente più avanti. Although the Malamute standard does not call for this, when you watch Malamutes moving, their heads usually are dropped and their necks are usually extended. Anche se non viene menzionato nell'Alaskan Malamute, il loro collo è leggermente cadente e più avanti la testa. The neck is a very important aspect of these breeds because the neck is part of the front assembly. Il collo è molto importante perché fa parte dell'anteriore del cane. And we know that all dogs rely on their fronts for the front assembly let me start again. The front assembly of these two dogs is where they do most of their work. La parte anteriore del loro corpo è più significativa perché è la parte in cui fa la maggioranza del lavoro che devono fare. Sled dogs do not pull from their rear. They pull from their front. I cani da slitta non tirano dal loro posteriore ma dal loro anteriore. They lean into their harnesses and they pull from their front assembly. Quando sono dentro nelle loro, come si dice, quando sono legati, tirano dalla parte anteriore, non dalla parte posteriore. So that's why as we start looking at these two breeds, we're going to pay close attention to their front assemblies because they do approximately 60% of their work from the front. Adesso guarderemo molto di più il loro anteriore perché fa il 60% del loro lavoro. Next slide, please. Okay, in both breeds, they ask for a well-developed chest. But go ahead. In entrambe le razze si chiede un petto molto sviluppato. But the definition of well-developed is within the context of the overall structure of the dog. La definizione della profondità è adatta al contesto del cane. Both standards call for the chest, the deepest point of the chest, to be level with the elbow. I didn't get that one. Both standards call for the deepest point of the chest to be level with the elbow. Entrambe le razze vogliono la parte più profonda del loro petto pari del loro gomito. But remember that the Alaskan Malamute, the Alaskan Malamute calls for the depth of body to be 50% of the length of leg. Ricordiamoci però l'Alaskan Malamute che era al 50% la profondità dell'anteriore rispetto a quello della gamba. And the Siberian Husky, remember, asked for a little bit longer leg. Il Siberian Husky aveva bisogno della gamba leggermente più lunga.
So although their chests fall to their elbow, the Siberian Husky still has more leg. Anche se arrivano lo stesso al livello del gomito, comunque il Siberian ha più gamba. Next slide, please. Okay, another difference in these two breeds is their top line. Un'altra differenza delle entrambe le razze è la linea dorsale. The Alaskan Malamute calls for the top line to gently slope from the withers to the hips. Quello dell'Alaskan Malamute è leggermente più scosceso. The Siberian Husky, on the other hand, calls for a strong, straight, level top line. Invece il Siberian Husky ha una dorsale dritta e orizzontale. The reason for this difference, I believe, is because of the shoulder angulation and shoulder layback that's called for in each standard. La differenza è dovuta al fatto del... Can you say that again? The difference is caused by the angulation in the shoulders and the shoulder placement in both of the breeds. La differenza è dovuta all'angolazione della spalla in entrambe le razze. We will look at this further in another slide. Lo vedremo anche più avanti questa cosa. Okay, but both top lines must be strong. Entrambi devono essere forti. Both standards do not call for an excessively long back. Nessuno dei due standard vogliono una schiena molto lunga. The body, remember, is slightly longer than the dog is tall at the withers, but not excessively so. Come avevamo detto, è un pelino più lungo, ma non eccessivamente più lungo rispetto all'altezza. An excessively long back usually means a long loin, and that can cause the back to lose strength. Un rene troppo lungo significa che potrebbe perdere la forza nella sua schiena. The other thing that's called for in the Siberian Husky standard is the correct slope to the croup. Quello che viene richiamato nello standard del Siberian Husky è la corretta posizione della groppa. The croup needs to be sloping slightly, but not too much. La groppa del Siberian deve essere leggermente ricurva, ma non troppo. The reason for this desired slope of croup of the Siberian is to allow him to get the push-off in the rear that helps propel him. La motivazione di questa forma è per potergli dargli più spinta nel suo movimento posteriore. If the croup is not sloped enough, the rear legs cannot get under the dog far enough to push off. Se non c'è questa curva, le gambe non riescono ad essere abbastanza sotto per poter dare questa spinta iniziale. If there's too much slope to the croup, the rear legs cannot extend far enough to give the dog the projection he needs. Se invece non è abbastanza ricurva, non gli dà la giusta spinta anche in questo caso. And this is somewhat different from the Malamute because the Siberian's movement is different than the Malamute's movement. Questo è molto importante perché tra le due razze il movimento è molto diverso. And we will look at this further. E lo vedremo più avanti. Next slide, please. The tails are different in both breeds.
Le code sono diverse in entrambe le razze. The tail of the Alaskan Malamute follows the line at the base of the back. Can you repeat that? The tail set of the Alaskan Malamute is a continuation of the spine. La coda dell'Alaskan è la continuazione della sua spina dorsale. The Alaskan Malamute standard also calls for a tail that looks like a waving plume. Lo standard dice che la coda deve essere come una piuma ricurva. There is significantly more hair and longer hair on the tail of a Malamute. C'è molto più pelo e anche più lungo nel Malamute. In fact, the Malamute standard tells us that the tail should not be short-furred like a fox brush. Nello suo standard c'è scritto che non deve essere corto come la spazzola di una volpe. Both standards call for tails that are not tightly curled or snapped flat against the back. Entrambi le razze richiedono code che non siano troppo ricurve o sopra la dorsale. The Siberian Husky tail is set on just below the level of the top line, not an extension of the top line. Quello della Siberian Husky è leggermente più basso rispetto alla sua dorsale. And the Siberian Husky's tail may be carried up in a graceful sickle curve. It may be carried down, or it may be trailing. Nel Siberian Husky può essere portato come leggermente più alto oppure può essere portato anche più basso in qualsiasi caso. And the Siberian Husky tail calls for equal length of fur on all sides of the tail. Il Siberian Husky vuole la lunghezza del pelo uguale lungo tutta la coda. Next slide, please. Okay, here's where we see the difference in front assembly of the Alaskan Malamute and the Siberian Husky. Qui vediamo la differenza tra i due interiori di entrambe le razze. The Alaskan Malamute asks for shoulders that are moderately sloping. L'Alaskan chiede un'angolazione moderata. They're moderate angles. Sì, angolazioni moderate. The Alaskan Malamute does not need extreme angles or larger angles than the standard calls for. Non ha bisogno di queste angolazioni molto estreme. Because the Malamute is a freighting dog. He does not have to extend in his gait and move very fast and have as long of a stride. Perché non ha bisogno di avere la spinta e la velocità rispetto all'altra razza. Remember, the Alaskan Malamute is a freighting dog. He's not a dog built for speed. Ricordate sempre che è un cane da traino e non da velocità. He needs nice angulation, but it's very moderate. Ha bisogno delle belle angolazioni, ma molto moderate. The Siberian Husky, on the other hand, needs a shoulder assembly that is well laid back. Not moderately sloping, but well sloping. Invece il Siberian Husky ha bisogno di una spalla che proprio sia molto più angolata. If you look at the Siberian Husky at the bottom, she has this bitch has very nice, very well laid back shoulders and a very nice return of upper arm. Le proporzioni di questa femmina che vediamo sono molto, molto giuste nell'angolazione che deve avere.
The Siberian Husky is not a freighting dog. He's built more for ease and effortless movement. Non è un cane, come abbiamo detto, per traino di merci, ma è proprio per avere un movimento molto più libero e senza sforzo. The Siberian Husky's gait must be very effortless and very long because he's an endurance dog. We want him to expend the least amount of energy to travel the greatest distance. L'estensione e la spinta di questo cane deve essere molto più importante perché deve fare delle lunghe distanze. Therefore, the Siberian calls for better angulation, less, what's the word? The Siberian calls for better shoulder layback and better angles in the front and the rear in order to do his job of being an endurance runner. Quindi, come abbiamo visto, le angolazioni sia anteriori che posteriori sono molto più importanti in questa razza per poter eseguire quello che è il suo lavoro. While the Alaskan Malamute asks for angles that will help him do his job as a freighting dog. Come le angolazioni dell'Alaskan Malamute che lo aiuteranno a fare meglio il suo lavoro. This is one of the significant differences between the structures of the Siberian Husky and the Alaskan Malamute. Queste sono le due differenze più significative delle due razze. And the standards call for these differences based on the job that the dogs need to do. Il standard lo richiede in base al lavoro che entrambi devono eseguire. Next slide, please. Both standards call for very similar front assemblies. They ask for straight legs. Entrambi le standard chiedono un anteriore molto simile, entrambi gambe dritte. They ask for flexible but slightly sloping pasterns. Il metacarpo deve essere flessibile in entrambi. The slope to the pasterns are very important because it's part of the shock absorption system when the dogs move. La forma del metacarpo è dovuto al fatto del bisogno di spinta che devono avere. And really the main difference between the forelegs is that the Malamute is heavily boned and the Siberian Husky is moderately boned. L'unica vera differenza è l'ossatura di entrambi i cani, che uno è un po' più robusta e l'altro più leggero. Next slide, please. The second part of the shock absorption system is in the feet. L'assorbimento dello shock è dentro nei piedi. And you will see that both the Alaskan Malamute foot and the Siberian Husky foot are well arched with thick pads. Entrambi sono ben arcuati sono molto pesanti i sotto dei piedi, insomma. They both breeds have a snowshoe foot. Entrambi hanno un piede da neve, which enables the dog to run on snow without punching through. Entrambi sono fatti per correre sulla neve senza sprofondare in essa. The difference, of course, in the feet is the size. La differenza è nella misura dei piedi. The Malamute's feet are significantly larger, as the Malamute himself is larger.
sono significativamente più grandi nel Malamute. Next slide, please. Both standards call for hindquarters that are approximately the same. Entrambe le razze hanno i posteriori che sono leggermente, cioè più o meno uguali. They ask for muscling, Chiedono la muscolatura, a moderately bent, well let down stifle, come si dice, il garretto leggermente piegato. their rear legs are not particularly wide apart, Non sono particolarmente distanti l'uno dall'altro and they are both in proportion to the rest of the body. e in entrambi i casi sono proporzionati alla misura del corpo. Both standards allow for dew claws to be removed. Entrambi non vogliono come si dice, Gli speroni. Gli speroni. Gli speroni. speroni, esatto. Non mi veniva la parola speroni. Don't worry. Okay. Thank you. Next slide, please. Okay. Both breeds require a double coat. Entrambi hanno un sottopelo e un soprappelo. They both require a dense undercoat. Hanno bisogno di un sottopelo molto denso. This dense undercoat keeps them warm in very, very cold weather. Questo sottopelo serve per tenerli molto caldi durante il freddo glaciale. Both standards call for coarser guard coat. Entrambi vogliono un pelo esterno più rigido, più duro. The coarse guard coat keeps the dogs free of snow. Questo pelo esterno serve per tenerli più asciutti dalla neve. If either breed falls asleep in the snow and snow falls, when they get up, they shake and the snow falls off their coat. Entrambi le razze, se si addormentano nella neve, basta solo che si scuotono e la neve deve andarsene via. The difference in the Siberian Husky coat and the Alaskan Malamute coat comes from the length and the harshness of the coats. La differenza che abbiamo dalle due razze è nella lunghezza e nella durezza del pelo. As you can tell from the top two pictures of the Alaskan Malamutes, they may have longer coats than what we usually see in a Siberian Husky. Come vediamo, gli Alaskan Malamute hanno del pelo un po' più lungo rispetto a quello che vediamo nel Siberian Husky. And to the touch, the Alaskan Malamute's coat feels harsher. L'Alaskan Malamute al tatto sembra un po' più duro. The Alaskan Malamute standard also calls for the coat to be a little longer on the shoulders, the breeches, and the tail. Nell'Alaskan Malamute è più lungo nella spalla, nella coda e However, you can tell from the two pictures that some Alaskan Malamutes coats are more profuse and longer than others. Come vedete dalle foto, però tra un esemplare e l'altro il pelo può essere più lungo o meno lungo. The Siberian Husky's coat, in comparison, is also a double coat. Quello del siberiano è anche lui ha un doppio pelo. There's dense undercoat and a little coarser guard coat.
ha un sottopelo più morbido e sopra e denso e sopra un sovrappelo un po' più duro. But there's one particular line in the standard that's very important for the Siberian Husky coat. C'è un aspetto molto importante nello standard rispetto all'husky siberiano. The Siberian Husky's coat should never obscure the outline of the dog. Il pelo non deve mai oscurare il profilo del cane. So in general, the Siberian Husky's double coat is shorter than the Alaskan Malamute's. Quindi il sottopelo è più corto rispetto a quello dell'Alaskan Malamute. The Siberian Husky's coat, of course, can have some variance in length, but it should never obscure the outline of the dog. Può avere anche delle differenze di lunghezze tra un esemplare e l'altro, ma non deve mai oscurare quello che è il suo profilo. One thing that is very important for both breeds is that their coats never be trimmed. Non deve mai essere tagliato il pelo. The standards allow for trimming of the feet, possibly of the whiskers if someone is interested in doing that, but trimming should never be done on any other part of either breed's coat. Può essere accettato solo una leggera tosatura del piede e del baffo a chi può interessare, ma se no in altre parti del corpo non deve mai essere eseguito. The reason for this is that correct northern coats will allow the dog to survive. Hello? Yes? Can you not hear me? Can you hear me now? I can hear you, yes. The correct northern coat helps the dog survive in his natural environment. Can you hear me? I can hear you. Can you hear me? Hello? Hello? Can you hear me? I can hear you. I can hear you. Okay. Did we lose our translator? Okay, in the middle. Hello, sorry. Hello? Can you hear me? Am I back online? I can hear you. Hello? Hello, can you hear me? Yuri, mi senti? Sì? Okay. Can you hear me, Donna? I can hear you both, yes. Perfectly. Can you hear me now? Okay. All right. The important part about not trimming these coats is that if you trim them, the dogs may not survive in their natural environment. Il motivo per non tosare questi cani è perché non potrebbero sopravvivere nella natura. A correct Arctic coat is a key to survival. Un pelo corretto è la chiave della loro sopravvivenza artica. Today, many exhibitors trim coats. Molti espositori li tosano. They do this because they're trying to hide the dog's faults. Lo fanno perché vogliono nascondere o rendere meno evidenti determinati difetti del cane. This should never be done, and judges should not reward this. Questo non dovrebbe mai essere fatto e i giudici devono essere molto attenti a non premiare questa cosa. Next slide, please. Color. Malamutes come in many colors.
gray, black, red sable. They have many different markings. Allora, il Malamute viene in diversi colori, che può essere il grigio chiaro, il nero, il sabbia, il rosso, e in diverse marcature. However, the Alaskan Malamute standard does not recommend dogs with white on their body, such as piebald. Non consigliano il bianco nel loro colore. They want the dogs to be completely colored. Vogliono essere completamente colorati. The Siberian Husky standard is much more open. Lo standard dell'Husky, del Siberian Husky, è molto più aperto. We allow anything from black to pure white. Qualsiasi colore, dal nero al bianco puro. Including dogs with splashes and piebald dogs. Sia punteggiati che marchiati in qualsiasi modo. My screen has gone black. Mine too. Thank you. As you see in the picture of the dog team at the bottom, any markings are fine with the Siberian Husky. Come vedete nella foto, qualsiasi tipo di colore o marcatura sono permessi. And you see two dogs that are gray almost on the entire dog. Ne vediamo anche due grigi quasi su tutte le parti del corpo. This is perfectly acceptable. Any of these colors and markings for the Siberian Husky is perfectly acceptable. Qualsiasi di questi colori sono perfettamente accettati. There's one thing that I can say about colors and markings, however. In the United States, we are seeing some Siberians that are brindle and merle. Purtroppo negli Stati Uniti stiamo vedendo alcuni esemplari che sono brindle o merle. We believe these dogs to be impurely bred. Pensiamo che questi cani sono impuri. They are not purebred dogs. Non sono esattamente di razza. The Siberian Husky does not carry the merle or brindle gene genetically. Non portano geneticamente né il merle né il brindle nella loro genetica. We do not have any of the health problems related to merle, brindle, or albinos. Non abbiamo nessuno dei difetti o problemi di salute che hanno questi tipi di colorazione nel brindle, nel merle, nell'albino. The white color in Siberian Huskies is actually either a black and white or a red and white dog with all of the color suppressed. Nel Siberian Husky quello totalmente bianco non è proprio un bianco, ma è un cane bianco e nero o bianco rosso con i loro colori soppressi. So we have no problems with white dogs, with blue-eyed dogs. No health problems are associated with them. Nessun tipo di problemi di salute sono associati agli esemplari bianchi. That is why we are very, very concerned about people breeding Siberian Huskies with a breed that has the merle gene. Per questo motivo siamo molto preoccupati per il fatto che vengono allevati questi colori, che siano il merle o il brindle.
In the United States, we are working with the American Kennel Club to cancel the registration of any dog that is registered that is a Merle. Adesso nel Kennel Club americano stiamo lavorando affinché possano essere tolti i pedigree a tutti questi cani con questi colori. And we are currently, the Siberian Husky Club of America is currently in the process of revising our standard to name Merle and Brindle as disqualifiable faults. Adesso stiamo lavorando anche come club affinché queste colorazioni vengano descritte come qualità da squalifica nella razza. All right, next slide, please. Both of these breeds are good, balanced, moving dogs. Entrambi sono cani con un movimento ben bilanciato. Both of them have a tendency to single track. Entrambi hanno la tendenza di fare il single track, il passo singolo. Single track si dice anche in italiano, single track, l'hanno compreso. Infatti, usiamo sì. Quando il cane rimette i piedi nella stessa posizione di quelli precedenti. Both of them have good reach in the front and good drive in the rear. Hanno entrambi una buona spinta anteriore e anche posteriore. The main difference in the movement is caused by the difference in angulation. La differenza che possiamo vedere nel movimento è dovuta alla differenza delle angolazioni. Next slide, please. And here's the good example. Remember that the Alaskan Malamute has moderate angulation. Ricordate che aveva l'angolazione moderata e questa foto lo ben descrive. Therefore, you are never going to see as much reach in the front and drive in the rear, as much extension on a Malamute as you're going to see on a Siberian. L'estensione del movimento dell'Alaska non sarà mai come quello del Siberian Husky. And this is perfect because the Alaskan Malamute's job does not require that kind of extension. Questo è perfetto perché l'Alaskan Malamute non ha bisogno di questa estensione. The Alaskan Malamute is a freighting dog. He needs the strength, but he doesn't need to move that fast. Come abbiamo visto è un cane da traino e non ha bisogno di muoversi così velocemente. He needs good, balanced, strong, controlled gait. Ha bisogno di un movimento ben forte, bilanciato e The Siberian Husky, in comparison, is a long-distance endurance runner. Il Siberian Husky, come abbiamo visto, è un cane che ha bisogno di sforzo continuo e ben nel tempo. Therefore, it's beneficial that he has the longest and easiest stride possible. Quindi deve avere questa spinta più lunga possibile. As you can see in these two pictures of side gait, they are both nice and balanced, but the Siberian's gait is significantly longer, his stride, than the Alaskan Malamute. Quando vediamo entrambi le razze, sono entrambi molto bilanciati, però la lunghezza del passo del Siberian Husky è molto più lunga rispetto a quello dell'Alaskan Malamute. So when we compare the two or we judge the two breeds, we must remember their purpose. Quando si giudicano entrambi le razze, bisogna tenere in mente qual è il loro uso. And that will help us remember what to expect in their movement.
questo ci aiuterà a ricordarci cosa ci aspetteremo dal loro movimento. But as I said previously, they both should single track. They both should converge front and rear as they move at a faster speed. E entrambi però devono avere questo single track nel momento in cui fanno questo movimento. Can you go to the next slide? Okay, stop there. I've put this last picture in to show you exactly what should happen when the front foot leaves the ground and the rear foot goes into the spot the front foot has just left. Sì, nella foto giù in basso possiamo proprio vedere esattamente quando la zampa anteriore si alza e la zampa posteriore prende lo stesso spazio in cui era la zampa anteriore. This is integral to single tracking. Questo è importante nel single track. It's in the gait that we see how well built the dog actually is. È nel movimento che vediamo come ben costruito il cane. And it's in the gait where we really should judge each exhibit, because that's where you see the dog as close to working as you can see in the dog show ring. È proprio in questo movimento che va giudicato il cane per vedere quanto sia adatto al suo lavoro. Next slide, please. Okay, these two breeds, because they are team dogs, should get along very well with other dogs. Siccome che sono cani da squadra, entrambi le razze devono andare molto d'accordo con tutti gli altri cani. They should love children. Devono amare i bambini. They should be able to compete and enjoy dog sports. Devono saper competere e divertirsi nelle competizioni. They should be playful. Devono essere giocosi. They should enjoy being around people and animals. Devono divertirsi tra le persone e gli altri animali. Next slide, please. Okay, there are a lot of words on this slide, but I want you to understand that the summary of each standard gives you a good review of what each breed is about. Ci sono molte parole su questa slide, però sono un po' il riassunto di quello che vogliamo nello standard. The Alaskan Malamute, never forget, he's a heavy, freighting dog that survives and thrives in very cold weather. Ricordiamoci che l'Alaskan Malamute è un cane molto pesante e forte che sopravvive nel freddo. He must be very well built for his purpose. Deve essere ben costruito per l'uso che se ne fa. We could never ask the Alaskan Malamute to do the job of the Siberian Husky because he's not built for it. Non possiamo chiedergli di fare il lavoro del Siberian Husky perché non è costruito per fare quel lavoro. In contrast, the Siberian Husky is also built for his purpose. In contrasto, il Siberian Husky è costruito per qual è il suo uso. And although the Siberian Husky could try to pull a heavy load over a long distance, he would fail at it. Anche se potrebbe provare a portare delle merci per lunghi... But if you need a breed who will run 100 kilometers a day, every day of his life, in the Arctic, the Siberian Husky is your dog. Se avete bisogno di un cane che faccia 100 miglia al giorno nell'Artico, è l'unico cane di cui avete bisogno. Now in the bottom picture here, this is taken in Central Park, New York City.
Questa foto è del Central Park a New York. In Central Park, near the Children's Zoo, is this statue of Balto. C'è la statua di Balto vicino allo zoo dei bambini. He was one of the dogs in the 1925 Serum Run. Era uno dei cani della corsa del siero del 1925, Balto. And his statue is in Central Park commemorating the work that was done by those 100 dogs in 1925. Ed è lì come commemorazione di quello che era successo nel 1925. And every Siberian Husky and Alaskan Malamute that has ever been to New York has his picture taken with Balto. E qualsiasi cane che sia un Alaskan Malamute, un Siberian Husky che vada a New York, fanno la foto insieme a Balto. Although we know that Balto was not the hero, he has the bigger statue. Anche se sappiamo che Balto non era il vero eroe, ma lui ha la statua più grande. And if you ever come to New York, you need to visit him. Se andate a New York dovete per forza andarlo a visitare. But while you're there, go to Seward Park on the Lower East Side of Manhattan and visit the statue of Togo. Nel basso Manhattan, nell'altro parco, c'è anche la statua di Togo, che va visitata anche. Because we all know that Togo was the true hero of the 1925 Serum Run. Perché sappiamo che Togo è il vero eroe della corsa del 1925. Next slide, please. Okay. One of my favorite parts when I look at these two standards is what the disqualifications are. Quando una delle cose particolari sono i motivi di squalifica di queste due razze. Remember that Short Sealy was one of the significant contributors to both standards. Ricordate che Short Sealy è quella che ha dato la parte più significativa a entrambi gli standard di razza. Short Sealy bred both Alaskan Malamutes and Siberian Huskies. Lei allevava entrambe le razze. And it makes me laugh when I realize that the two disqualifications try to tell you that each breed is not the other breed. Ciò che fa più ridere è le due motivi di squalifica sono ben diversi entrambi le razze, che così ci fa vedere quanto sono due razze diverse. Alaskan Malamutes can't have blue eyes to prove they're not Siberian Huskies. L'Alaska Malamute non può avere gli occhi blu. And the Siberian Husky cannot be too big to prove that he's not the Alaskan Malamute. Il Siberian Husky non può essere troppo grande per dimostrare che lui non è un Alaska Malamute. And thank you. That's the end of our program. E grazie, questa è la fine del nostro programma. Bene, allora noi ringraziamo tutti, siamo un po' in ritardo, quindi come ha detto la nostra amica Donna Beckman, dovete andare a visitare il vero eroe. The true hero is Togo, is not Balto, ok? Quindi mi raccomando, se andate... Il film, se riuscite a vederlo, è veramente un film bellissimo. Ecco, Togo. guardatevi il film di Togo. Allora, noi ringraziamo tutti. C'è una domanda per la nostra Donna. Donna, we have a question for you. It's from a lot of people follow us. There is what about the correct position of tail and the movement of Siberian Husky? I love that question. Thank you. La traduco in italiano ha chiesto la nostra amica Maria qual è la corretta, cosa a proposito della corretta posizionamento della coda del Siberian Husky in movimento. Quindi come deve portare la coda? There is no correct position in the movement of a Siberian Husky's tail. Non c'era una posizione corretta nel movimento del Siberian Husky. The only thing that's important about a Siberian Husky's tail is that it's set on correctly, just below the level of the top line, that it is not tightly curled, that it does not curl to the left or the right, it is not snapped flat on the back.
E quindi l'unica cosa è che non deve essere troppo ricurva, deve essere posizionata nella posizione giusta rispetto alla groppa e non deve essere, cos'è che aveva detto? Once the tail is on correctly, when the Siberian Husky moves, he can do anything he wants with his tail. We don't care. Ah, non gliene frega niente di che cosa fa con la coda, l'importante è che sia posizionata nel posto giusto. Ok, è l'inserzione della coda quella che importa. La coda deve essere corretta. It's most important the tail set correct, not what carriage, tail and the movement. A sinistra, deve essere dritta. Okay, it's correct, Donna? Yes, a dog moving, once the tail is set on correct and is not curled too tightly, how it is carried when it moves does not matter at all. Ok, quindi il movimento non è proprio importante, l'importante è l'inserzione. Quindi l'inserzione della coda e poi il portamento in movimento, il cane può portarla come meglio crede. È ovvio che però non deve essere, come diceva lei, completamente ricurva o cosa del genere. Può essere più bassa, più alta, certo. Però l'importante è che non sia ricurva o storta a destra o a sinistra. Ok, allora noi ringraziamo Donna Beckman. Donna Beckman, a lot, so thank you for your time, for your seminar. You're very welcome. Thank you so much for inviting me. I'm sorry we had technical difficulties at the beginning. If any of you has any questions, I'm on Facebook. Just message me questions. My email address is shcajec@yahoo.com. Email me. Allora, se volete se avete delle domande per Donna Beckman, potete farla contattandola sulla sua pagina Facebook. Vi ha dato il suo indirizzo email che potete trovare anche sulla sua pagina Facebook. Io ringrazio la traduttrice Julian Yarkies per essersi messa a disposizione con noi. Grazie Giulia. Grazie mille e auguriamo una buona giornata alla nostra amica Donna Beckman perché stamattina è prestissimo lì in San Francisco. Ok, have a nice day Donna, have a nice day, thank you so much. Grazie Julie. Thank you all so much.